Kenjutsu, l'arte della spada. Jujutsu, l'arte del combattimento corpo a corpo. Bojutsu, l'arte del bastone lungo. Il tutto incentrato sul Gekiken, la pratica del combattimento libero in armatura. Quelle che abbiamo appena visto sono le principali discipline studiate all'interno della Tennen Risshin-ryu, una scuola di arti marziali tradizionali codificata verso la fine del XVIII secolo. Oggi facciamo una chiacchierata con il mio insegnante Kato Kyoji, maestro di 10ª generazione, il quale ci condurrà in un paio di luoghi a Tokyo che hanno un profondo legame con le origini della scuola. 天然理心流武術保存会は、令和7年、正月をもちまして、道場設立10周年を迎えることができました。例年のようにですね、この稽古始めの頃に、開祖近藤蔵之介先生の、お墓参りに、毎年行くようにしています。今日もですね、この稽古があったとみんなで、行ってみたいと思います。In questo momento ci stiamo recando al Myokyuji, un tempio buddista dove si trova la tomba di Kondo Kuranosuke Nagahiro, il fondatore della nostra scuola di arti marziali. Attraversiamo i quartieri di Sumida e di Koto, che letteralmente significa ad est del fiume. In passato queste zone pullulavano di attività commerciali sparse lungo tutto il corso urbano del Sumida. Oggi non rimane praticamente nulla della vecchia Edo, l'immensa città degli shogun Tokugawa. ここが、開祖近藤蔵之介先生のお墓のある、東京都江東区の妙久寺さんです。では中に行ってみましょう。先生、はい、なんで妙久寺という寺にご案内いただいてるんでしょうか。我々天然理心流を修行するにあたって古流の武術というのはやっぱり開祖の思いというのが非常に大事なことだと私は思ってる。私個人的にはもう年に数回、お参りには来るんだけどね、開祖にねちゃんとご挨拶をして1年の無事と、これからの上達ということをねちゃんとご祈願してから1年を始めたいなと思ってるんで、今日はもうなるべくね多くの参加者と一緒に、お参りに来たつもりです。ありがとうございます。ちなみに近藤蔵之介先生についてまだ知られてないところがたくさんあるんですけれども、加藤先生はご自分でいろんなところを橋を運ばれて研究をされたりしているんですが、どういう方だったのかをちょっと教えていただけるんでしょうか。近藤蔵之介先生に関しては一般的には遠江江の人、今でいう静岡の出身の方だということと、神道流を治めながら、全国武者修行をして、天然理心流を編み出したということ、あとは、両国薬研堀に道場を構えながら玉に出稽古に行ってたということぐらいしか一般的には言われてないけども、調べていくうちにもう少し、輪郭がはっきりはしてきてるんです。で後ほど、薬研堀の開祖の道場跡付近も、ご案内しようと思うんですけども、お願いします。はい、後日その辺のことはですねまた何らかの形で発表していきたいかなと思ってますけども、まずは今日は皆で、ちゃんと墓参りですよね。すると思いますんでね。はい、墓参りやりましょう。お願いします。Dopo aver reso omaggio al Myokyuji, Kato Sensei ci guida tra gli stretti viali del cimitero adiacente al tempio. In Giappone non è affatto facile trovare la tomba di qualcuno. こちらが、近藤蔵之介先生のお墓です。Nell'oltremondo buddista dei demoni affamati, uno dei mondi in cui i defunti si reincarnano dopo la morte, non c'è acqua. Inumidire la tomba è dunque un atto caritatevole. 今年1年の稽古の無事とみんなの技芸上達を、開祖に、お祈りしました。Gli studenti procedono l'uno dopo l'altro a rendere omaggio alla tomba del maestro Kondo Kuranosuke. Ognuno di loro ha una richiesta, la quale viene fatta con una preghiera silenziosa sotto gli occhi attenti di Kato Sensei. Ci spostiamo nuovamente in macchina, in un'altra zona del quartiere di Sumida. La morfologia urbana è cambiata completamente nel corso del tempo, e quindi fare ricerche su un dojo che sorgeva qui oltre 2 secoli fa è piuttosto complesso. 先生、なんでこういうところは薬研堀と言います？そうだね、この後ろが隅田川なんですけども、船で物を運びやすいようにここに堀が人工に掘られてた。
で野源ってね、野源上この V 字型になった堀を掘ってたので、ここは野源堀、いわゆるみんなが歩いてるあたりが今野源堀の跡なんですね。やがて埋め立てして、そこに、町人の町が出来上がってくると、そこが、近藤先生の道場があった付近です。はい。ここから先の一角が野源堀埋め立て地として、近藤先生の道場があった付近です。ちょっと入ってみましょうか。お願いします。この2区画ぐらいなので、はい、ここのどこかに道場があったと思われます。はい。La nostra visita si conclude allo Yagenbori Fudo-in, un piccolo tempio buddista fondato nel 1591. Probabilmente anche il maestro Kondo Kuranosuke veniva qui ogni tanto. Come Kato Sensei ricordava all'inizio del video, per i praticanti di una scuola di arti marziali tradizionali, essere proattivi nella ricerca del pensiero dei maestri fondatori è di fondamentale importanza. Comprendere l'essenza di ciò che studiamo, oltre al bagaglio tecnico, è l'unico modo in cui si può assicurare una successione degli insegnamenti alla prossima generazione. Le scuole di arti marziali tradizionali sono oggetto di continua dispersione culturale. La mancanza di ricambio generazionale e di ritmi della società moderna, soprattutto quella giapponese, rendono molto difficile l'approccio a delle discipline che a loro volta richiedono un'abnegazione quasi religiosa. Praticare con impegno assiduo non è la sola cosa richiesta, dal momento che molte scuole pretendono che gli studenti partecipino attivamente a tutte le funzioni extracurriculari che gli insegnanti ritengono opportune. Oggigiorno la tecnologia ed un'apertura sempre maggiore nei confronti degli studenti stranieri rappresenta forse un'ancora di salvezza per queste scuole, il cui fascino viene probabilmente percepito di più in Occidente che nel paese del sollevante. La nostra scuola, ad esempio, ha gruppi di studio esteri in Kazakistan, nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Il merito di tale espansione è da attribuire alla lungimiranza di Kato Sensei, che ha riconosciuto la passione degli studenti stranieri mettendoli sullo stesso piano di quelli giapponesi. Grazie per aver guardato il video e alla prossima!